Quando è tutto pronto e bisogna chiamare i propri coinquilini per mangiare, si può dire a tavola. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. In questo video vorrei parlarvi di un fenomeno molto interessante della lingua italiana, noto come alternanza di genere e significato. Cosa? Detto in breve, in italiano ci sono alcune parole che possono essere femminili o maschili e a seconda del genere cambiano il loro significato. Si tratta, contrariamente a quanto potreste pensare, di un fenomeno piuttosto comune. È per questo che è necessario fare chiarezza, così che possiate non confondere i significati a seconda del genere. Quindi se siete pronti, bando alle ciance, cominciamo subito e vi consiglio di prendere carta e penna. Prima di tutto ci tengo a specificare che il fenomeno dell'alternanza tra genere e significato è un fenomeno che può avvenire per diverse ragioni, che ho pensato di classificare in questo modo. Ci sono quelle parole che terminano in O al maschile e in A al femminile, ovviamente con due significati differenti, come per esempio il banco, che è il tavolo su cui gli studenti scrivono e studiano in una classe, e la banca, che è invece il posto in cui generalmente si conservano i propri risparmi. Il foglio, che è invece un pezzo di carta su cui generalmente si scrive, come quello che voi avete nelle vostre mani, me lo auguro, per prendere i vostri appunti, e la foglia, che è invece una parte della pianta, del fiore, come questa. Ancora, il bilancio, che è una situazione finanziaria determinata dal rapporto tra le entrate e le uscite, o la bilancia, che è invece lo strumento per pesare. Il masso, che è una pietra grande molto pesante, e la massa, che invece è una grande quantità indistinta. Ci sono poi alcune parole che terminano in e, ma che ancora una volta possono essere sia maschili sia femminili, ovviamente con un cambio di significato. Queste parole, che hanno significati diversi a seconda del genere, ma che si scrivono nello stesso modo, quindi hanno una stessa grafia, si chiamano omografe. Vediamo alcuni esempi. La fine, e cioè il punto finale, la conclusione. Oppure il fine, e cioè lo scopo, l'obiettivo. La capitale, e cioè la città sede del governo di un paese. Oppure il capitale, e cioè una grande somma di denaro. La fronte, e cioè la parte del viso, questa qui, o il fronte, e cioè una linea di combattimento. La volante, e cioè la macchina della polizia, e il volante, che invece è una parte dell'auto, lo sterzo, quello che si utilizza per muovere le ruote. Bene, possiamo dire che tutti i casi che abbiamo visto finora sono sporadici, nel senso che non sono prevedibili e non sono sistematici, non hanno una logica, vanno un po' imparati a memoria così come sono. Vi sono però dei casi in cui l'alternanza tra il genere e il significato segue dei criteri piuttosto precisi, quindi piuttosto coerenti e di conseguenza prevedibili. Vediamone alcuni. Un caso piuttosto comune è quello dei nomi di pianta, che sono tendenzialmente al maschile, e i nomi del frutto, che invece sono al femminile. Il pesco, la pesca. Quindi il pesco è l'albero, la pesca è il frutto. Stessa cosa per il melo, la mela,
il pero, la pera, il ciliegio, la ciliegia, l'arancio, l'arancia e così via. Un altro caso invece è quello dei nomi di disciplina, che sono generalmente al femminile, e i nomi invece dello studioso che si occupa di quella disciplina, che sono al maschile, sebbene ovviamente si possano anche utilizzare al femminile qualora la studiosa sia una donna. La chimica, il chimico o eventualmente la chimica se è una donna. La matematica, il matematico, la fisica, il fisico. In alcuni casi molto particolari, invece, l'alternanza di genere crea anche una leggera variazione del significato, cioè il significato rimane più o meno lo stesso, cambiano soltanto alcune sfumature, come per esempio il tavolo, che indica ovviamente il mobile, fatto di legno con 4 gambe, tondo o rettangolare o quadrato in generale, e la tavola, che indica sempre un tavolo, il quale però viene apparecchiato e quindi è pronto per il pasto, per consumare il pasto. Infatti, quando è tutto pronto e bisogna chiamare i propri coinquilini per mangiare, si può dire a tavola. Il fosso, che è un grande solco nel terreno, anche naturale, e la fossa, che è invece uno scavo praticato nel terreno volontariamente e quindi anche con maggior precisione. Il buco, che è una apertura, una cavità in un terreno, in un muro e così via, è la buca, che indica più o meno la stessa cosa, però si utilizza soltanto nel gioco del golf. E così via. Ci sono poi degli altri casi che non si possono davvero classificare come alternanza di genere e significato, in quanto si tratta di parole che hanno un'origine completamente differente e che poi per caso si sono sviluppate nello stesso modo, andando quindi a essere scritte attualmente nello stesso modo, ma sono ovviamente di genere diverso. Vediamo alcuni esempi. Il busto, che è una parte del corpo, e cioè questa qui, quindi quella che va dal petto fino ai fianchi. O la busta, che invece è un involucro generalmente in carta per le lettere, oppure in plastica o in carta per la spesa, per esempio. O ancora maglio, che è un cilindro di acciaio usato per lavorare il ferro, o maglia, che è generalmente una maglietta, come una t-shirt, qualcosa che si mette sul busto, appunto, sulla parte superiore del nostro corpo, oppure è un intreccio di tessuto o di altro materiale, un po' come questo che io indosso oggi. Questo è di maglia. Pianto, e cioè l'atto del piangere, oppure pianta, un organismo vegetale, un albero, un po' come la mia amica qui. Ed eccoci giunti al fine di questo video, cioè alla fine di questo video, ma un po' anche al fine, perché il mio obiettivo era proprio quello di chiarire una volta per tutte queste parole, perché io so molto bene che creano delle difficoltà negli studenti che imparano l'italiano. Come avrete potuto notare, l'alternanza tra genere e significato non è davvero una passeggiata. Più che altro è necessaria molta pratica e ovviamente molto spesso bisogna imparare a memoria. Il rischio di confusione è sempre alto, è normale, ma non vi preoccupate, con il tempo sarà più facile. Quello che io vi consiglio è di provare a imparare queste parole all'interno di frasi complete. Vi suggerisco infatti di inserire entrambe le parole, sia quella al maschile che quella al femminile, all'interno di una stessa frase e provare quindi a imparare queste frasi complete
con le parole al loro interno. Secondo me vi aiuterà molto. Fatemi sapere nei commenti se invece avete degli altri metodi per imparare questo tipo di parole. Potrebbe essere utile anche agli altri membri della nostra comunità, agli altri Lernamici. Bene, adesso è davvero tutto. Io però vi ricordo che ho citato un po' di tempo fa in questo video la parola omografe per indicare quelle parole che si scrivono nello stesso modo. Ebbene, dovete sapere che c'è anche un video dedicato proprio a questo argomento, e cioè a quelle parole che si scrivono nello stesso modo e in quel caso hanno anche lo stesso genere, ma hanno significati differenti. Come sempre, il video lo trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione se volete dargli un'occhiata. Se invece avete bisogno di altre informazioni sulla grammatica o la cultura italiana, potete passare dal nostro sito www.lernamo.com e non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su TikTok e su Pinterest. A presto! Ciao!